Siti sessisti, denunce e indagini, tra violazione della privacy e dignità calpestata. Il caso dei portali come fica.net e fica.eu, dove immagini e video di donne, spesso rubati o decontestualizzati, vengono diffusi con insulti e commenti sessisti, continua a scuotere l'opinione pubblica e ad attirare l'attenzione delle autorità. Il garante privacy, segnalateci i siti sessisti. Siamo di fronte a fatti gravissimi che mettono in gioco la dignità, la corretta rappresentazione e la reputazione delle persone, coinvolgendo dati sensibili come quelli relativi alla sfera intima, ha dichiarato Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante per la Privacy, invitando chi si scopre vittima a presentare reclamo formale all'autorità, che può intervenire in tempi rapidi. Il Garante aveva già avviato istruttorie su piattaforme come Mia Moglie e Fica.eu, poi chiuse, ma sottolinea che la segnalazione resta lo strumento più efficace per contrastare queste violazioni. Amleta. Denunce inascoltate già nel 2021. Non è la prima volta che il fenomeno emerge. L'Associazione di Artiste Amleta, guidata da Cinzia Spanò, ricorda come già nel 2021 alcune attrici denunciarono la diffusione di scene di nudo scenico estrapolate da spettacoli teatrali e caricate su siti pornografici. La denuncia non ebbe seguito. Le difficoltà nel rintracciare le immagini, la complessità burocratica dei moduli per chiedere rimozioni e il disagio delle attrici nel rivolgersi a forze dell'ordine poco formate portarono all'archiviazione. Spesso ci sentivamo dire «Ti sei spogliata sul palco, che problema c'è se ti vedono altre persone?» ricorda Spanò. Il collettivo oggi valuta azioni legali contro Ads Nude, sito che raccoglie e decontestualizza scene di nudo da film e serie. L'indagine su fica.net, amministratore italiano, server all'estero. Intanto la polizia postale ha identificato l'amministratore di fica.net, un cittadino italiano, e il suo entourage. Sebbene i server siano ospitati all'estero, gli investigatori stanno inviando un'informativa in procura a Roma. Le ipotesi di reato vanno dalla diffamazione aggravata alla violenza privata, fino all'istigazione a delinquere e al vilipendio di cariche dello Stato, dato che tra le vittime figurano anche figure istituzionali come la premier Giorgia Meloni. Alcuni utenti responsabili di commenti che incitavano allo stupro e ad altre forme di violenza sessuale sono già stati identificati. Non si esclude un collegamento con portali del dark web frequentati da pedofili. Il legame con Mia Moglie è l'ondata di segnalazioni. Il fenomeno ha ramificazioni anche sui social. La pagina Facebook Mia Moglie, che raccoglieva e diffondeva immagini di donne corredate da insulti sessisti, è stata chiusa dopo oltre 3.000 segnalazioni arrivate alla polizia postale in pochi giorni. La class action, ferita la dignità femminile. L'avvocata Anna Maria Bernardini De Pace ha annunciato una class action contro Meta per violazione del principio costituzionale che tutela l'identità e la dignità della persona. L'azione legale mira a ottenere un risarcimento per tutte le donne coinvolte, con l'impegno a non chiedere parcelle elevate. Si ipotizzano inoltre 2 ulteriori class action per omesso controllo, una contro Facebook e una contro gli amministratori di Fica, contestando anche revenge porn, stalking e molestie. Reazioni dal basso. Le denunce autonome. In alcune città, come Genova, alcune vittime hanno riconosciuto i propri concittadini dietro i nickname con cui commentavano le foto. Sono partite denunce personali che hanno portato alla corsa a cancellarsi dai siti, troppo tardi però per evitare la diffusione incontrollata delle immagini. L'analisi sociale, l'illusione del controllo. Accanto alle indagini e alle denunce, il dibattito si allarga a una riflessione più profonda. La giornalista Guia Soncini, in un editoriale dal titolo Illusione del controllo, sottolinea come lo scandalo di Fica.net riveli non solo la brutalità della violenza verbale online, ma anche la dipendenza crescente dall'idea di poter controllare ogni utilizzo della propria immagine. Secondo Soncini, la vera degenerazione risiede nella trasformazione degli smartphone in strumenti onnipresenti di registrazione e nella malattia sociale dell'illusione di poter gestire ogni sguardo, ogni parola, ogni notifica. Una spirale che amplifica il senso di violazione e di impotenza. Un fenomeno sistemico. La vicenda non si riduce a un singolo sito chiuso o a qualche utente denunciato. È un problema sistemico che intreccia violenza di genere, vuoti legislativi, responsabilità delle piattaforme digitali e mutamenti sociali legati alla tecnologia. Le attrici di Amleta lo ricordano.
Le donne sono particolarmente esposte perché lavorano con il corpo, ma le immagini non sono solo opere d'autore, sono anche dati personali ed è un ambito poco tutelato. La battaglia dunque non riguarda solo la privacy, ma la dignità e la libertà delle persone nell'era digitale.